Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, mio canale YouTube in cui parlo in maniera molto semplice di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e oggi mi sono spostato leggermente di posizione sul mio tavolo perché ho aggiunto un monitor, ma semplicemente per un discorso lavorativo di comodità. Dicevo, in questo video andiamo a vedere l'installazione di OpenHub su Windows, dopo aver visto nei video precedenti quella sul Raspberry con OpenHabian e un'installazione standard Linux sempre su Raspberry. Oggi vedremo quindi un'installazione standard, diciamo, su Windows. Seguiamo la procedura che c'è scritta sulla documentazione per installare OpenHub su un PC Windows e niente, arriveremo al solito punto della prima configurazione e ci fermeremo lì come abbiamo fatto negli altri video. Quindi passiamo subito alla schermata PC e seguiamo insieme un po' tutti gli step. Eccoci alla schermata PC, siamo sulla solita home page di OpenHub, quindi andiamo subito su Download. Qua ovviamente scegliamo Windows come sistema operativo, lasciamo sempre la Stable 411 e come vedete con Windows non c'è molta scelta, ma c'è solo un'installazione manuale. Come primo step, seguendo diciamo anche la stessa procedura che abbiamo fatto per l'installazione manuale su Linux, dobbiamo installare la Java 17. Ci consiglia la solita Zulu build anche per Windows, quindi possiamo anche andare ad installarla. È la stessa praticamente che abbiamo messo su Linux. L'unica cosa è che dobbiamo ovviamente scegliere qua la Java 17, sistema operativo questa volta scegliamo Windows e abbiamo 64 bit, 32 bit per i processori Intel AMD e 64 bit per i processori ARM. Quindi se per caso abbiamo installato una versione di Windows sul Raspberry possiamo utilizzare questa Java. Io scaricherei la versione 64 bit perché il mio PC è 64 bit e il download, allora io scarico la zip che è un'installazione prettamente manuale. In teoria chi non ha già delle Java che usa sul PC e vuole installare la Java 17, questa qua come prima scelta, può utilizzare l'MSI che è un installer Windows classico. Questo qua semplifica qualche step di configurazione successivo. Io scarico lo zip perché ho bisogno che mi rimanga come Java di default la Java che ho già sul PC perché la uso per lavoro. Quindi scarichiamo lo zip e poi andiamo a seguire gli step di installazione manuale. Quindi una volta cliccato sullo zip si apre la solita pagina di download. Io come al solito evito di farlo perché l'ho già fatto. E poi andiamo sulle istruzioni di installazione. Allora, la prima cosa ovviamente è scaricare il pacchetto zip. Dopo averlo scaricato lo scompattiamo in una cartella e verifichiamo che effettivamente sia la versione che ci interessa. Adesso tutti questi step li facciamo insieme. Poi aggiungiamo al path di sistema il path dove abbiamo installato questa Java, cartella bin. In questo modo possiamo utilizzare Java da qualunque cartella senza dover per forza specificare tutto il percorso assoluto. Per fare questo appunto ci viene detto come fare, cioè bisogna andare a editare le variabili di ambiente a livello di sistema. Fatto questo siamo a posto. Quindi andiamo a prendere il nostro zip. Io mi sono scaricato nella cartella CJava il pacchetto, lo estraggo, la cartella magari la chiamo Java 17, così un pochino più semplice come percorso. Ok, la scompattazione è finita, quindi dentro Java 17 un'altra cartella creato. Facciamo così, va. Prendiamo tutto questo contenuto, ce lo mettiamo dentro Java 17 e cancelliamo questa cartella. Poi possiamo cancellare anche lo zip. A questo punto apriamo un prompt in questa cartella, quindi tasto destro con Shift, apri nel terminale e abbiamo un prompt. Questo è il PowerShell, quindi scriviamo cmd per avere un prompt classico. Se eseguiamo bin java meno version dovremmo avere la versione 17. Perfetto, quindi in teoria lanciando il comando bin java, quindi col percorso relativo o assoluto dell'eseguibile Java di questa cartella, noi
utilizziamo la Java 17. Adesso bisogna fare lo step per aggiungere questo eseguibile alla variabile di ambiente path per evitare di dover specificare il percorso, diciamo, completo di questa cartella. Perché se vedete io scrivo java-version, lui mi trova la 1.8, proprio perché questo eseguibile Java è stato settato per essere l'eseguibile, diciamo, di default. Andiamo quindi a modificare le variabili di ambiente di sistema. Utilizzando la ricerca Windows scriviamo ambiente e troviamo subito il collegamento. Ok, clicchiamo su variabili d'ambiente, andiamo nella parte sotto a selezionare path e cliccare su modifica e dobbiamo aggiungere una nuova variabile con il path del percorso Java che ci interessa. Quindi io vado qua, clicco su bin, mi copio questo percorso, torno qui, faccio nuovo e aggiungo il percorso. Bisogna solo ricordarsi di prendere questo percorso e spostarlo su. In questo modo ha priorità su tutti gli altri e quindi è il primo che viene considerato. Quindi facciamo ok, ok e ok per salvare. Torniamo sul nostro prompt, lo chiudiamo perché bisogna ricaricare la finestra per essere certi che le variabili di sistema vengano lette. Proviamo con java-version di nuovo, stavolta senza dare il path. Vedete che viene presa la versione 17.010 che è quella che abbiamo appena installato. Ok, quindi questo step lo possiamo considerare concluso perché qua non ci dice di fare altro e quindi torniamo nella nostra installazione di OpenHub. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. A questo punto dobbiamo scaricare la distribuzione di OpenHub che ci interessa, quindi in questo caso la 411 che è uno zip, quindi clicchiamo qui e scarichiamo. Io ho già scaricato, quindi schippo questo step. Gli add-on come per la versione Linux non li scarichiamo completi, ma facciamo in modo che poi sia OpenHub a scaricare quelli che gli interessano. E poi siamo arrivati a dover lanciare la vera e propria installazione. Quindi questo vuol dire lanciare il file batch start.bat dalla cartella in cui abbiamo scaricato e scompattato lo zip di OpenHub. Prima di fare questo però andiamo sulla documentazione dove parla dell'installazione in maniera un pochino più dettagliata. Quindi la prima cosa è la preparazione dell'ambiente, ma noi Java l'abbiamo già installato, i prerequisiti sono principalmente quello, andiamoli solo a vedere. Ok, ci dà delle versioni di Java che possiamo installare, noi abbiamo installato la Azul Zulu che è quella consigliata e poi direi che non c'è altro. Su Windows non abbiamo, diciamo, opzioni diverse dall'installazione manuale e quindi continuiamo con l'installazione manuale. Torniamo indietro. Fatti i prerequisiti, ci viene detto di andare a settare un'altra variabile di ambiente che è la Java Home. Quindi oltre a settare la path come abbiamo fatto prima per poter lanciare l'eseguibile Java da qualunque cartella noi siamo e quindi per rendere la versione Java di default quella particolare cartella di installazione, dobbiamo modificare anche la variabile di ambiente Java Home. Modificare oppure creare nuova se non abbiamo mai installato una Java sul nostro PC. Ovviamente io ce l'ho già, punta alla mia Java Home della 1.8 che è quella che uso per lavoro, adesso la andrò a modificare. Quindi torniamo nelle variabili di ambiente come abbiamo fatto prima, quindi clicchiamo qui, andiamo a cercare, vedete Java Home a me punta a una cartella in cui c'è il JDK 1.8. Io adesso questa la modifico e quindi adesso andiamo a rimettere la cartella di prima, però a differenza di prima non dobbiamo mettere la cartella bin ma solo la cartella che contiene la cartella bin, quindi proprio la cartella che contiene tutti i file che abbiamo scompattato della Java 17. Quindi io mi copio questo percorso e lo metto qua. Poi ho anche una JDK Home ma probabilmente ad OpenHub non serve, quindi lascio così, do ok e sono a posto. Quindi fatto questo, qua vabbè ci fa vedere come si può fare, ma l'abbiamo appena visto insieme.
Vabbè, dobbiamo creare una cartella che conterrà l'installazione di OpenHub, quindi io creerò C OpenHub e ci vado dentro. Ok, qua sono dentro la C OpenHub, adesso vado a prendere lo zip che ho scaricato prima e lo scompatto qua dentro. Ecco lo zip di OpenHub, estraiamo tutto direttamente in questa cartella. Ok, file scompattati, cancelliamo pure lo zip. Ok, quindi download, unzip, questo l'abbiamo fatto. Ok, dobbiamo lanciare start.bat e aspettare che faccia tutto quello che deve fare. Quindi ci posizioniamo in questa cartella. Io preferisco lanciarlo direttamente dal prompt, così se succede qualcosa almeno lo vedo. Quindi siamo in PowerShell, torniamo al prompt e lanciamo start.bat. Aspettiamo un po', andiamo a vedere se per caso sta scrivendo qualcosa nei log. Vediamo un po', user data logs. Apriamo con Notepad. Boh, sembra che qualcosa abbia fatto, quindi a questo punto semplicemente possiamo navigare l'indirizzo IP. Questa volta è il localhost perché il nostro PC fa anche da server, porta 8080 e vediamo che succede. Perfetto, siamo arrivati al solito punto, quindi di prima configurazione. L'installazione è praticamente andata a buon fine. L'unica cosa è che adesso il lancio di OpenHub è stato fatto in maniera manuale. Questo vuol dire che se io devo lanciare OpenHub sul mio PC Windows, devo andare nella cartella di OpenHub, cliccare su Start. Nel momento in cui io esco da questa console, che è quella che si è aperta con lo start.bat, probabilmente OpenHub muore. Eccoci usciti dalla console e vediamo se OpenHub è ancora attivo. Direi di no. Ok, quindi a questo punto torniamo sulla documentazione. Quello che ci interessa è questo: Setup OpenHub to run as Windows Service. In questo modo noi possiamo farlo avviare all'avvio del PC o del server, nel caso in cui la nostra installazione è stata fatta su un server, in maniera automatica, e poi possiamo anche lanciarlo in teoria in maniera manuale, però senza dover tenere aperto un prompt. Seguiamo le indicazioni che ci vengono date qua e quindi dobbiamo andare nella console di OpenHub, quindi adesso nel mio caso devo rilanciare Start perché devo lanciarlo, deve essere in esecuzione, e poi andiamo a eseguire questi comandi: feature install service wrapper. Ok, e poi wrapper install, il nome del servizio, quindi quello che vogliamo che appaia poi nei servizi Windows, anzi il display, il nome, questo è il nome, probabilmente il nome univoco del servizio, questo è come appare nell'elenco dei servizi, e la descrizione. Copiamo questa riga, la incolliamo nella console e l'ha fatto. Ok, torniamo sulla documentazione e vediamo cosa fare successivamente all'installazione del wrapper. Ok, questa è la stessa schermata che abbiamo ottenuto noi. Quindi dobbiamo stoppare l'istanza di OpenHub, quindi uscire dalla console. Quindi facciamo un bel logout. Aspettiamo che esca e intanto dobbiamo andare ad aggiornare il file openhubwrapper.conf copiando la parte qua sotto. Quindi andiamo a cercare openhubwrapper.conf all'interno di user data etc. Quindi apriamo la cartella di OpenHub, user data etc, openhubwrapper.conf, eccolo qua. Lo modifichiamo e torniamo sulla documentazione. Dobbiamo praticamente copiare tutto, copiamo e incolliamo qua dentro, salviamo e poi oltre a copiare dobbiamo aggiustare la prima entry OpenHub Home con la nostra cartella. Ok, quindi andiamo a riprendere il nostro file. Qui siamo già a posto perché ho usato quella, diciamo, consigliata da loro, quindi direi che siamo a posto. Poi dobbiamo usare un prompt di comandi da amministratore,
e lanciare il comando per installare il servizio. Quindi copio questo comando, mi apro il prompt scrivendo cmd nella ricerca di Windows e poi esegui come amministratore. Incollo il comando e lancio. Ok, sembra che sia andato tutto a buon fine. A questo punto ci dice di avviare il servizio in maniera manuale. Net start OpenHub. Vediamo cosa succede. Avvio del servizio OpenHub è riuscito, quindi probabilmente è andato tutto bene. Qua sotto vediamo un po' cosa ci dice. Riduciamo a icona questo. Quindi dobbiamo andare su localhost 8080 per vedere che effettivamente sia salito. Proviamo un po'. Ok, siamo tornati al punto di prima dove quando l'avevamo avviato in maniera manuale. Torniamo sulla documentazione. Ok, andiamo a vedere i servizi per vedere se effettivamente è installato correttamente, quindi con la ricerca di Windows cerchiamo servizi, cerchiamo OpenHub ed eccolo qua, in esecuzione automatico. Quindi in teoria le operazioni si possono fare anche di qua, avvia, arresta, riavvia e poi tramite le proprietà si può cambiare se il tipo di avvio deve essere automatico, cioè all'avvio del PC, o manuale, o addirittura disabilitarlo, vabbè. Quindi a questo punto siamo arrivati alla fine dell'installazione su Windows. Abbiamo installato la Java 17 così come avevamo fatto su Linux, abbiamo scaricato lo zip di OpenHub, mentre su Linux avevamo installato il pacchetto apt e poi abbiamo lanciato la prima installazione di OpenHub con lo start.bat dalla cartella di installazione di OpenHub e poi abbiamo creato un servizio su Windows per avviare e stoppare OpenHub in modalità automatica. A questo punto siamo arrivati alla prima configurazione, quindi alla pagina di creazione dell'utente amministrativo, e siamo allo stesso punto delle precedenti installazioni. Nel prossimo video vedremo l'installazione con Docker, l'ultima di questa serie di installazioni, che forse è un pochino diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso e forse anche un pochino più complicata perché richiede l'installazione di ulteriori software tipo Docker e eventualmente anche Portainer, che è un'interfaccia web che permette la gestione dei container Docker direttamente appunto da web e in maniera un pochino più semplificata, altrimenti bisogna gestire tutto da riga di comando. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fin qua e per chi ci sarà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!